Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un video polemica, purtroppo, perché sinceramente avrei preferito non girare un video del genere e girare decisamente qualcosa di più simpatico, rilassante e bello. Come avete visto già dall'intro, questo è un video un po' diverso, non c'è appunto la mia solita intro ed è un video decisamente un pochino più serioso. Tutto nasce da dei commenti che è un bel po' di tempo che io ricevo sul mio canale. Ma non lo so, nell'ultimo periodo si sono scatenati, non ho idea. E quando sono arrivata ad avere circa 40 messaggi tra spam e in attesa di revisione, di cui la maggior parte francamente o non c'entravano nulla col video oppure non erano proprio simpatici, diciamo così, ho deciso di girare questo video. Ve ne leggo un pochino, non li ho tenuti tutti perché in un raptus di pulizia ho iniziato a cancellare senza fare uno screenshot. Ve ne leggo un po' di quelli che sono rimasti. Ad esempio, leggiamo questo sotto un video di Eurospin dove qualcuno ha scritto: ma ti pagano per fare tutta questa pubblicità? Senza punto interrogativo, era una domanda, era un'affermazione? Se era una domanda, vabbè, anche se era un'affermazione, la risposta è no. Un altro commento, che questi sono i più, tra virgolette, banali, che francamente ai fini del video che io ho fatto non c'entra nulla. Questo appunto era sotto quello dell'aspirapolvere, mi dice: comunque si pronuncia Xiaomi, non Xiaomi. Grazie per la correzione, molto gentile, credo che però ai fini della mia review non serva proprio a niente. Un altro sotto il video di uno svuota la spesa, era una spesa appunto di Esselunga, una spesa a casa, mi chiede: ma il culo pesante che non ce la fai a fare la spesa? Non merita una risposta, vero? Ma andiamo ancora avanti. Sempre uno svuota la spesa di Pam e Panorama, quindi il servizio di Amazon. E mi chiedono: sei una sfruttatrice, non è che mi chiedono, mi affermano: sei una sfruttatrice del lavoro sottopagato, vai dai piccoli commercianti classista. Senza punti, virgole, niente. Deduco che tu sia un dipendente o una dipendente appunto di Amazon, che fa servizio per Pam e Panorama e consegna la spesa per sapere che sono sottopagati, vero? Andiamo ancora avanti a un video di Pixi, la nuova box appunto della collezione, la Pixi Collection, dove mi dice: sei una marchettara. Anche qui non aggiungo risposte. Un altro commento sotto il video di Svuota la spesa di Eurospin mi scrive: c'è pure l'ambulanza è venuta a prendervi, hai rotto il bip con sto Eurospin. Già. Sotto il video di make-up tutorial mi chiedono: ti credi di essere una make-up artist? No, e si vede che non mi segui, perché l'ho detto 1000 volte che la mia è una passione. E questa è solo una parte dei commenti che io ho ricevuto e che appunto ho screenshottato, ma ce n'erano altri. L'ultimo proprio appunto del video di make-up, cioè avete questa cosa del make-up, dove mi dicono: la Clio make-up dei poveri. Mai voluto essere la Clio make-up, né tantomeno dei ricchi né tantomeno dei poveri. Clio la seguo, trovo che sia una bella persona che ha avuto il suo successo. Se non vi piace non la seguite, io ho sempre questa filosofia: se vi piace la seguite perché la apprezzate, e quindi potrebbe anche essere un complimento il fatto che mi diciate: ma chi ti crede di essere Clio make-up? Però è un po' una pochezza questo commento, no? Le parolacce: hai rotto il bip con sto Eurospin, ma se non sopporti Eurospin, ma chi
ti viene a ordinare di andare a vedere un video di Eurospin? Il medico? Non lo so. Oltretutto si possono contare i video di Eurospin sul mio canale, non sono poi così tanti. Alle volte mi concentro su supermercati low cost perché molte persone, me compresa, spesso si devono rivolgere a questa fascia di supermercati perché semplicemente magari sono in ristrettezze economiche o fanno molta attenzione al portafoglio e quindi magari potrebbe aiutare il mio video. Ma fermo restando che se non ti piace il mio canale, non ti piacciono i miei contenuti e soprattutto i miei video, nessuno ti ordina di cliccare, guardare, ma secondo me non lo guardi, e andare a commentare una cosa negativa. Non guardate i miei video, non iscrivetevi. Sotto il video della skincare mi ha scritto tanto fai schifo comunque. Perfetto, non guardarmi. Premetto che tutti questi commenti non mi fermeranno né dal continuare a fare video né da continuare a fare i video che mi piace fare, anche se non vi piace la mia faccia struccata, non vi piace la mia faccia con i brufoli, a me non me ne frega nulla. Io faccio video su YouTube per passione, non è un lavoro. Io ho un lavoro, che non è questo, che mi porta lo stipendio a casa tutti i mesi. Quello è il mio lavoro. Questa è una passione. Questo è un modo per passare il tempo, fare qualcosa che mi piace ed è iniziata tutto dal passato, da quando mi chiedevano dei consigli su una maschera piuttosto che qualcosa per i capelli o piuttosto per il trucco oppure qualcosa riguardante le unghie, pur non essendo né un estetista, una make-up artist, una parrucchiera o un hairstylist. E sempre per le unghie rientra nell'estetista, anche se per quello io ho fatto un corso apposta per poter imparare, quindi su quello ho la certificazione, ma non ho mai esercitato, ma quello è un altro discorso. Visto che molti mi chiedevano dei consigli, molte amiche, ma alle volte anche delle amiche di mia mamma o amiche di amiche, mi è venuta l'idea, mi è stata anche suggerita, di fare appunto delle recensioni personali e obiettive, ma sulla mia persona, dei prodotti che andavo ad utilizzare perché potevano essere utili anche per altri, essendosi trovate bene con i miei consigli in passato le mie amiche. E quindi da lì ho preso finalmente coraggio per poter fare dei video sia su YouTube. Io il canale l'ho aperto nel 2009, non ho mai fatto video fino all'anno scorso circa, proprio perché mi vergognavo e non prendevo mai coraggio. L'ho preso un annetto fa, un po' di più di un annetto fa, e sono stata contenta. In poco tempo sono cresciuta da sola e sono contenta delle persone che si sono affezionate a me. Ne cito una su tante perché è carinissima e mi commenta sempre in modo gentile ed educato, anche se magari certe cose possono non piacerle. Si chiama Teresa, non dico il cognome per privacy e la saluto anche. Ciao Teresa! Io ti mando un bacione perché sei molto carina e sei sempre molto gentile e mi fa davvero piacere che tu, insieme a tante altre persone che, ok, qui non sto citando, ma ci siete, io vi leggo sempre e cerco di rispondervi a tutte, sempre, sia qui che su Instagram. Grazie, io sono felice di avervi nella mia community, che è molto piccola, ma per me è un traguardone gigantesco, un successo grande, perché nel mio piccolo non pensavo che sarei arrivata a raggiungere queste cifre e questo affetto che mi dimostrate. Quindi a voi dico grazie, sono felice, davvero felice, e vorrei avere davvero più persone così. Le persone che mettono il dislike ma tipo 30 secondi dopo che ho pubblicato il video, quindi è chiaro che non l'avete visto, perché il fatto che non vi piaccia qualcosa che vi dico ci sta, però mi fate un commento costruttivo, non che mettete il dislike così per farmi un torto, perché comunque io vado avanti e si vede che lo fate così perché non vi è piaciuto cosa, non si sa il titolo, non si la mia faccia sulla copertina, non si sa. Quindi di questa gente, anzi molti li ho bannati, i commenti più pesanti li ho bannati,
ma perché tutta questa cattiveria? Vi ho conosciuto in passato, abbiamo avuto delle marette in passato, per cui siete così cattivi nei miei confronti. E quindi, vabbè, è brutto che creiate tantissimi, perché poi hanno tutti nomi diversi, quindi create degli account apposta per venire a dirmi queste cattiverie, è proprio triste, davvero brutto e triste. Se non siete persone che hanno avuto un diverbio con me, mamma mia quanta cattiveria nella vostra vita, ma perché vi accannite così sulle persone? Ci tengo a precisare che a me questa cosa non mi sposterà l'esistenza, io continuerò a fare i video e vi ritengo persone povere di spirito, con una pochezza d'animo veramente incredibile e molto tristi e sole, però ci sono delle persone, magari molto più giovani di me, perché io sì, sono giovane, ma sono stata più giovane, che magari davvero ci restano male, se la prendono. Questo fa parte del cyberbullismo. E a me scivola addosso perché mi sono fatta una vita, ho tra virgolette una certa età, ho fatto le mie esperienze e queste cose mi scivolano addosso. Ma magari ci sono ragazzine di 15, 16, 14 anni che davvero soffrono per queste parole. E io non lo so chi siete, non so se siete degli uomini, se siete delle donne, non so se siete giovani, di mezza età, io non lo so se siete madri o padri di famiglia, ma quando scrivete queste cose a una perfetta sconosciuta, pensate un attimino a e se lo facessero a mia figlia o mio figlio? E se magari mia figlia o mio figlio non reggessero tutta questa pressione? E magari si leggono tanti casi di cronaca dove molti giovani ragazzi decidono come soluzione di togliersi la vita, che non è mai la soluzione. Io che cosa potevo fare per impedire questa cosa? E se la impartite a un'altra persona, una terza persona, capite che magari potete trovare una persona un po' forte che si fa scivolare le cose addosso e dice chi se ne frega. Altre persone che invece magari veramente ne fanno una malattia e le conseguenze sono davvero brutte. Quindi quando scrivete queste cose a me, a un'altra persona, non importa a chi, o le dite, pensateci bene, perché ricordatevi che le azioni hanno sempre delle conseguenze e alle volte sono proprio brutte. Non voglio proseguire oltre questo video perché è un video un po' triste anche per voi, non solo per me. Pensate davvero alle parole che dite e a chi le dite e alle conseguenze che possono avere sempre. Siate gentili perché mai nessuno sa che cosa la persona dall'altra parte può aver subito nella propria vita o quali battaglie sta affrontando. E siate gentili, non siate così cattivi. Perché tutta questa cattiveria? Lo so che queste domande non avranno mai risposta, ma fatevele voi queste domande. Non sto ovviamente a menzionare, non erano tutti e 40 quelli che vi ho citato, i commenti con degli insulti o comunque dei messaggi poco carini. Non erano tutti, molti erano i bel video, bellissima, bravissima, like, ricambi appena iscritta, ma su questo argomento non voglio parlare in questo video, eventualmente ve ne parlerò in un altro video polemica, anche se non mi fanno proprio impazzire, però molti erano di questo tenore e quindi ho scelto di fare questo video che interrompo qui. Voglio ringraziare i miei iscritti veri, non iscritto ricambi e poi non ricambiate oppure vi disiscrivete appena io ricambio, le persone che davvero mi seguono, che hanno piacere di seguirmi e che si sono affezionate a me e a quello che io vi racconto, quelle che mi hanno seguito poi di conseguenza su Instagram e che hanno iniziato a scrivermi anche lì. Io vi ringrazio, sono davvero contenta che voi facciate parte della mia community, quindi ancora una volta grazie e un bacio a tutte o tutti, se ci sono anche dei maschietti. Io il video lo concludo qui, tornerò ovviamente con un altro video molto più carino, gioioso e simpatico, che avrei tanto voluto far uscire oggi, ma
ho preferito togliermi questi sassolini dalla scarpa e quindi è solamente rimandato. Perciò alle persone che davvero vogliono, mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale, campanella attivata, pollice in su come supporto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!